La chitarra di Guitar Hero Live fa schifo, come anche il gioco. Le versioni PlayStation e Xbox vengono supportate nativamente da Windows, ma non rilevano contemporaneamente in fretta la barra dello STRAM, quindi risolviamo il problema cambiando il segnale che viene inviato dallo STRAM. Questo significa che dovrete rimappare i comandi dello STRAM del gioco e modificare internamente dei collegamenti, quindi fatelo solo se sapete cosa state facendo. Inoltre, se i 6 tasti vi fanno giustamente schifo, mostro anche come aggiungere una seconda tastiera da 5 tasti. Iniziamo dalla questione della compatibilità. Avrete bisogno di un saldatore e un paio di cavati elettrici. Rimuovete il manico dal corpo della chitarra girando la leva posteriore e tirando il manico. Poi svitate tutte le viti e mettetele da parte. Ce ne sono 8 dietro e 4 davanti. Separate in due metà il corpo facendo attenzione ai cavi che le tengono insieme. Ora dovrete spostare il collegamento che va dalla barra dello STRAM fino alla scheda di controllo in altre due pin che non causino problemi di compatibilità. Io ho scelto i pin del D-pad su e giù. Dalla barra dello STRAM abbiamo ground, down e up che si collegano alla scheda di controllo. Mantenete il cavo ground, dissaldate o tirate via i cavi down e up e saldateli sui rispettivi pin del D-pad. I cavi saranno corti, quindi dovrete allungarli con altri cavi. Dovrete sollevare la scheda di controllo per aggiungere saldature. Se non avete distrutto niente, ora potete collegarla così com'è e notare che adesso funziona. Complimenti! Adesso avete una chitarra funzionante. Rimontate tutto e siete a posto così, a meno che non vogliate aggiungere la seconda tastiera da 5 tasti. Questa parte è molto più complicata. Avrete bisogno di una stampante 3D, molti più cavi e molta più pazienza, e ovviamente i tasti. Potete usare sia degli switch meccanici che dei push button. Iniziate stampando tutti i componenti necessari, link in descrizione. Accertatevi di stampare il design corretto per il tipo di tasto che andrete ad usare. Nel caso usiate degli switch meccanici, pulite al meglio la piastra che li ospita e tagliate via i supporti del tasto. Quelli sono lì solo per assicurarsi che non vengano spostati o buttati giù durante la stampa. Smontate il manico, tagliate via le parti in plastica interne che occupano lo spazio nel quale dovrebbe andare la tastiera. Fate un segno sul contorno della tastiera e tagliate via quella porzione di manico. Cercate di essere il più precisi possibile con il taglio. Io non lo sono stato e si vede.
Fate un segno attraverso i fori laterali della tastiera e forate il manico in modo da poterci avvitare la tastiera. Ora siete ad un punto di non ritorno. Se andate avanti non potrete usare il manico finché non lo sistemate. Se non vi ricordate in che modo è orientato il connettore, ha una sporgenza che va in fondo allo slot che lo ospita e se non la mettete correttamente non potete chiudere il manico. In qualsiasi caso, anche se l'ho collegato al contrario, non succede nulla, semplicemente non funzionerà e dovrete girarlo. Se, come me, state facendo tutto in maniera casereccia, questo è un procedimento noioso e lungo, armatevi di pazienza. Tagliate i cavi e allungateli con altri cavi, poi dovrete isolare gli uni dagli altri con del nastro isolante o dallo scotch. Poi aggiungete una giunzione ai primi 6 cavi partendo dall'alto, in modo tale che sdoppino il collegamento. Questo servirà a collegare la tastiera e poter usare contemporaneamente sia i 6 tasti che i 5. Io ho terminato le giunzioni con dei connettori che mi permettono di staccare a piacimento i cavi in caso ne abbia bisogno. Procedete ora a saldare i cavi e i tasti come mostrato, con la terra collegata a farfalla e tutti gli altri cavi collegati singolarmente. Fate attenzione che i pin non sono messi in ordine e nemmeno la nomenclatura è corretta, quindi guardate a che tasto vi state riferendo, seguite la pista fino a trovare il pin, seguite il cavo e scoprite cosa collega. La logica è questa, partendo da sinistra. Nero 1 verde, nero 2 rosso, nero 3 giallo, bianco 1 blu, bianco 2 arancione. Una volta collegato tutto potete provare i tasti. Ricordate che non vengono letti in maniera ordinata. Nel mio caso i 3 tasti neri vengono letti come 2, 3, 4, mentre i tasti bianchi come 1, 5 e 6. E ora si prova.